Signore e signori, buongiorno e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e oggi volevo andare a fare un video per analizzare brevemente le differenze tra ancora Italia e Germania, e oggi parleremo nello specifico del rapporto tra genitori e genitori, figli e scuola, magari, così allarghiamo un po' il campo. La riflessione di oggi è scaturita da una cosa che mi è successo qualche tempo fa, nel senso che sono andata con dei bambini al parco giochi e mi è tornata in mente una cosa che avevo notato subito nel momento in cui sono andata in Germania. Allora, sapete che ho lavorato a Berlino all'interno di una scuola e in questa scuola c'era, come tutte le scuole, un cortile. La cosa bellissima era che questo cortile, adesso non ricordo se ho delle immagini di repertorio, ma qualche foto penso di averla fatta, per cui se la troverò vi metterò le immagini di questo meraviglioso cortile. E all'interno di questo cortile c'era molto verde, i bambini potevano spaziare, muoversi come volevano, giocare come volevano. Al centro c'era una splendida rete di quelle per arrampicare, molto alta, però, per dire, c'era questa scuola che era due piani, 2 o 3 piani, non ricordo, comunque arrivava fino all'ultimo piano della scuola, quindi non dico 12 metri, però più o meno siamo lì. Su questa rete i bambini si arrampicavano tranquillamente e liberamente, e una cosa che mi faceva venire l'angoscia proprio a me era il fatto che, arrivati su in cima, non è che scendessero normalmente, no, cioè era troppo facile, praticamente scendevano rotolando e facendo le capriole all'interno della rete, tenendosi, si piegavano, rotolavano in giù e continuavano a fare le capriole finché toccavano terra. Allora, io questa cosa, da italiana, non so, probabilmente apprensiva, come dicevo prima, è una cosa che mi preoccupava un po', però vedevo che negli insegnanti, negli educatori dicevano alcunché, per cui l'ho presa, ho pensato in Germania si farà così, sono sicura di aver pensato, secondo me se una cosa del genere fosse successa in Italia sarebbero rimasti traumatizzati gli insegnanti. Infatti mi è successo, per il motivo per cui mi è tornato in mente tutto questo discorso e mi è venuto in mente di fare questo video, che mi è successo che, portando dei bambini sempre stessa classe, quindi stessa età, al parco, c'era una rete che era assolutamente identica. I bambini cosa hanno fatto? Sono corsi ad arrampicarsi, perché sono bambini, vedono qualcosa su cui ci si può arrampicare, chiaramente ci si arrampicano, e il problema è che non sono riusciti ad arrivare neanche a metà della rete, che si sono sentite le grida delle insegnanti che li hanno fermati, imponendo che oltre quel limite non ci si potevano arrampicare, non dico fare le capriole, ma neanche arrampicare fino in cima, mentre questi bambini tedeschi erano autorizzati non solo ad arrampicarsi fino in cima, ma nessuno diceva niente se facevano capriole in giù, che a me viene da pensare, ho capito che fai la capriola, è bellissimo, però nel momento in cui magari, metti caso, porta sfiga ma perdi l'appiglio, non so io del bambino cosa rimane, ecco, se parte giù. Questa considerazione mia, ripeto, da italiana, probabilmente troppo apprensiva. Mi ha fatto sorridere però il fatto che, essendo in Italia, c'erano altre persone che sentivano quello che sentivo io, e cioè magari io li avrei lasciati arrampicare anche fin su in cima, però quella cosa delle capriole, sono sicura, sono matematicamente sicura, visto che non li lasciavano neanche arrampicare, che se avessero provato a fare le capriole sarebbero tornati diretti a scuola e magari sotto sorveglianza della dirigente, ecco. Quindi, da questo punto di vista, le mie teorie e le mie supposizioni su cosa sarebbe successo in Italia sono rivelate esatte. Addirittura in questa scuola in Germania c'era una roccia al centro del cortile, su questa roccia i bambini giocavano ad arrampicarsi. Adesso l'unica cosa che non potevano fare praticamente era arrivare fino in cima e mettersi in piedi in cima a questa roccia e saltare giù. Vabbè, chiaramente se fosse stata in Italia sarebbe stata circondata da una recinzione con, non so, divieto d'accesso ai non addetti e l'obbligo per i bambini di tenersi ad almeno una decina di metri di distanza, ecco. Una seconda cosa su cui ho notato grosse differenze tra Italia e Germania è il meteo, cioè probabilmente, non so, in Germania saranno abituati a avere brutto tempo, per cui questa cosa non li tocca più di tanto, però io ricordo che anche quando pioveva i bambini uscivano tranquillamente in cortile, e addirittura in pieno inverno con meno 10, meno 16, quello che era su a Berlino, vi assicuro che faceva freddo, uscivano fuori, stavano fuori per ore dopo pranzo perché dovevano muoversi, dovevano scalmanarsi un po', e appunto venivano portati fuori e seguiti fuori dagli educatori. E quindi appunto rimanevano fuori per ore anche se pioveva, anche se c'erano 4 gocce. È una cosa che ho notato anche da parte degli adulti, in tutta onestà, su in Germania. E praticamente non so se è una questione del tempo, a dire la verità, perché lì c'è talmente tanto vento, quantomeno a Berlino e a Francoforte dove sono stata, c'era talmente tanto vento che l'ombrello potevi anche averlo, però alla fine, cioè, tu andavi in giro col tuo ombrello, l'acqua ti veniva sotto grazie al vento, per cui diciamo che l'ombrello era lì per bellezza.
Non so se abituati a questa cosa che l'ombrello appunto è per simpatia, la gente si abitua ad avere appunto l'acqua addosso, per cui dice oh piove mi bagnerò, e quindi non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che si potrebbe usare un ombrello non permeabile o una cosa del genere. In Italia invece, ripeto, siamo più apprensivi, e non so se è dovuto al fatto che è diverso anche il meteo appunto, quindi che qui piove meno, e se piove piove bene, perché in effetti a Berlino quando pioveva c'erano 4 gocce, quelle gocce fastidiose che non sai se aprire l'ombrello o non aprirlo, però non c'era una pioggia scrosciante di quelle che dici ah sicuramente mi serve l'ombrello. Da noi appunto il meteo è un po' più stabile per questioni geografiche appunto, e quindi quando si mette a piovere sai che piove tutta la giornata, e quando c'è il sole sai che il sole rimane più o meno stabile, cioè non è come la Germania che in clima continentale succede che magari mattina c'è il sole splendente, pomeriggio nevica, poi si mette a piovere, poi torna sole splendente 50 gradi. Da noi è un po' più mite, più che altro più moderato il clima, cioè non ci sono questi sbalzi di temperatura e di meteo, proprio di condizioni ecco. Però comunque succedeva che i bambini stavano fuori per ore sotto l'acqua, e qua in Italia è una cosa che non ho mai visto, cioè sotto l'acqua inizia a piovere, vestiti, torna in casa, torna a scuola, appunto se sei a scuola, addirittura la scuola dove sono adesso ad esempio, se piove o addirittura era successo quando c'è ghiaccio in cortile, i bambini non vengono portati fuori, quindi mentre gli altri stavano sotto la neve, sotto le intemperie, qui da noi i bambini non si portano fuori. Notando queste differenze non ho potuto fare a meno di fermarmi un attimo a riflettere su quali fossero le motivazioni che portano a questa diversità nell'atteggiamento. Una cosa di cui mi sono resa conto è che forse mi chiedevo perché la stessa cosa è vista da una parte come pericolosa, quindi mi riferisco nuovamente all'arrampicarsi sulla rete, e dall'altra parte come qualcosa di assolutamente normale e che i bambini dovrebbero essere lasciati liberi di fare, anzi una cosa su cui appunto non intervenire. Mi chiedo se sia dovuto al fatto che magari i genitori italiani siano un po' più, non so se dire pericolosi, cioè non è tanto questione di essere apprensivi quanto il fatto che succede qualcosa a mio figlio e il genitore italiano arriva subito a scuola e inizia a denunciare praticamente tutti, cioè c'è un graffio e bisogna sapere cosa è successo, bisogna sapere cos'altro. Invece il genitore magari tedesco nel momento in cui ha un graffio dice vabbè ma sì dai, succede. E quindi non so se questa differenza di atteggiamento che ho riscontrato, cioè che ho conosciuto persone appunto italiane molto apprensive e persone tedesche molto tranquille nel rapporto con i figli, e che quindi i figli erano lasciati liberi di fare quello che volevano perché non avevano quest'ansia del oddio gli succede qualcosa. Non so se è proprio una cosa culturale che porta a questa differenza nel momento in cui devi avere la responsabilità di una persona, e che quindi il rapporto dell'insegnante nei confronti del bambino sia dovuto appunto al rapporto che ha col genitore, cioè se sa che il genitore basta che il figlio abbia un graffio e rischia chissà cosa, chiaramente anche l'insegnante sta più attento e tende ad autorizzare anche meno cose rispetto a una situazione più tranquilla dove c'è magari un rapporto un po' più stabile, un po' più sereno tra la scuola e la famiglia, in cui sa che c'è una certa alleanza, per cui nel momento in cui l'insegnante dice una volta al bambino che quella cosa non si fa, viene lasciata poi alla responsabilità del bambino il capire o meno la situazione, e che quindi successivamente non è l'insegnante a prendersi la responsabilità, quindi a venire sgridato per l'azione, quanto il bambino che ha compiuto la marachella, che ha fatto lo sciocco. Sono sicura che ci saranno anche altri 1000 esempi per parlare di questa cosa e per approfondirla maggiormente, ma questi sono quelli che mi sono tornati alla mente. Veramente avrei di tutto da raccontare se dobbiamo parlare di rapporto genitori-insegnanti o genitori e figli, però credo che siano cose prima di tutto molto personali, quindi riguardano certe persone e certe situazioni familiari, e che quindi non sia questo il momento, il luogo e il modo per farlo, nel senso che se ho qualcosa da dire a una persona gliela dico e mi piace che la cosa finisca lì, cioè se rilevo una cosa che secondo me non funziona lo dico a quella persona, e non credo sia neanche giusto andare a discuterne altrove e andare a riportarla magari come esempio di qualcosa che si fa o non si fa, ecco. Quindi sì, avrei molto altro da dire, ma non è questo secondo me il luogo per farlo. Queste erano le mie riflessioni, sarei curiosa di sapere cosa ne pensate, se avete anche voi altri esempi, e soprattutto per chi vive all'estero, che sia la Germania che siano altri stati,
e si è trovato a dover affrontare la scuola per i figli sia magari da una parte che dall'altra, magari anche la scuola per se stessi. Quali differenze notate tra la scuola italiana e la scuola all'estero? Adesso non vorrei proprio entrare nella questione programmi di studio, sviluppi futuri eccetera eccetera, perché sappiamo che lì c'è un mondo da riscrivere e magari lo faremo più avanti, non è questo l'ambito. A livello di rapporti interpersonali e rapporti con gli insegnanti e le famiglie, quindi il tema di oggi è insegnanti e famiglie, guai a chi mi parla d'altro. Appunto sarei curiosa di sapere le differenze tra l'Italia e la Germania, come vi siete trovati da una parte, come vi siete trovati dall'altra, se avete rilevato anche voi queste cose che ho notato anch'io e se magari ne avete rilevate altre, perché sarei curiosa appunto di sapere cos'altro c'è che mi è sfuggito. Questo per oggi è quanto. Se il video non vi è piaciuto mettetemi un dislike, spiegatemi perché. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like e anche lì spiegatemi perché. Se siete curiosi a proposito di questi argomenti, quindi delle relazioni all'interno di società diverse o appunto la scoperta di società diverse, come una cosa viene fatta qui e come viene fatta all'estero o come viene vista da parte di una persona straniera e un determinato atteggiamento che magari noi abbiamo, è una cosa su cui mi piace molto riflettere, per cui continuerò a parlarne e continueremo a discuterne insieme. Questo per oggi è quanto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti!